Questa è una storia molto italiana. Questa è una storia che dura da quasi mezzo secolo ed è una storia che mescola mistero, morte, sangue, malaffare, mala politica, mala gestio, mafia. È una storia che mescola personaggi che provengono da vari sottoboschi, da vari luoghi, da varie esperienze, da un diverso background, come si direbbe al giorno d'oggi. È una storia che fa paura. È una storia di cui ancora, purtroppo, non si vede la fine. È una storia che meriterebbe non tanto un film, quanto la verità definitiva. Meriterebbe la famiglia, meriterebbero gli italiani stessi di conoscere davvero chi fu e perché a uccidere nel giorno dell'Epifania del 1980 Piersanti Mattarella, candidato alla presidenza della regione siciliana, fratello dell'attuale capo di Stato, un uomo che aveva scelto di rompere con l'ambiente e con l'omertà mafiosa, che forse proprio per questo aveva pagato il conto più salato di tutti, un conto che però, a ben guardare, non è stato proprio del tutto definito. Come avrete capito, questa è una storia di misteri, una storia di segreti. Però prima di entrare nel nocciolo della questione, a proposito di segreti e di misteri, vi esorto ancora una volta a pensare al tema della sicurezza online, perché d'altronde, lo sappiamo bene, navigare è pratico, è comodo, è veloce, ma anche rischioso. È rischioso perché diversi malintenzionati potrebbero voler entrare nei vostri sistemi, magari quando vi allacciate a una rete pubblica wifi non protetta, per carpire le vostre informazioni o per ricattarvi. Oppure voi stessi non riuscite a entrare in determinati portali perché il contenuto, per motivi di geolocalizzazione, è bloccato. Noi di Dentro la Storia ci siamo premuniti da tempo con un partner tecnologico eccezionale che è NordVPN. Grazie a NordVPN possiamo navigare in completa tranquillità ovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo, anche accedendo a contenuti che sarebbero bloccati. Potete usufruire anche voi dello stesso servizio con dei vantaggi particolari, perché in qualità di amici Dentro la Storia potete scoprire i vantaggi all'interno del link che trovate in descrizione. Sconti particolari, estensioni del servizio e la consueta garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Quando Piersanti Mattarella assume la guida della regione siciliana, siamo nel 1978, è l'anno del delitto Moro, è l'anno dello scandalo e le dimissioni del presidente Leone, è un anno molto difficile. Ebbene, Piersanti Mattarella porta con sé una visione insolita per la politica siciliana dell'epoca. Vuole una Sicilia con le carte in regola, Piersanti Mattarella. Vuole legalità, vuole trasparenza, urbanistica moderna, blocco delle speculazioni edilizie. Vuole soprattutto tagliare il cordone con quel sistema di collusioni che in silenzio, senza clamore, ma con una comprovata solidità, teneva insieme pezzi di politica, soprattutto della Democrazia Cristiana, le amministrazioni locali e i gruppi mafiosi di potere. Fra il 1978 e il 1980 Mattarella lavora a diverse attività. Innanzitutto bloccare gli appalti pilotati. Tutte le gare d'appalto che potevano essere in odore di mafia vengono fermate. Poi rompere i rapporti politici con noti referenti mafiosi che portavano serbatoi di voti a favore di determinati maggiorenti della Democrazia Cristiana in cambio di rapporti inconfessabili. Imporre la trasparenza all'interno degli uffici regionali, far capire al cittadino che tutto ciò che avveniva là dentro era perfettamente controllabile e quindi sicuro, sano, legale. Infine, allineare la Sicilia ai modelli amministrativi funzionali, quelli che effettivamente avevano dimostrato la loro validità. Per tutto questo, Piersanti Mattarella era percepito come un corpo estraneo in Sicilia. Di più, per la mafia, ma non solo per la mafia. Piersanti Mattarella era un pericolo reale. Allora la nostra storia, dopo questo piccolo preambolo, si sposta al 6 gennaio 1980. È il giorno dell'Epifania. A Palermo c'è una leggera pioggerellina. Siamo verso mezzogiorno, via Libertà, Palermo. Piersanti Mattarella è in auto. Con lui ci sono la moglie, la suocera, la figlia. È lì, in auto, Piersanti Mattarella improvvisamente. Un uomo, dall'andatura caracollante, come ricorderà la moglie, si avvicina alla Fiat 132 del presidente, batte sul finestrino, estrae un'arma da fuoco, una pistola, e spara più volte. Sono colpi ben precisi, non è un agguato dall'ultimo momento, è un'esecuzione studiata. La moglie di Piersanti Mattarella viene colpita a una mano, lui invece muore praticamente sul colpo. I proiettili lo raggiungono un po' in tutto il corpo. Il killer fugge senza problemi, raggiunge una Fiat 127 beige che è lì in attesa e scappa. L'auto per la fuga, viene abbandonata poco dopo. Perché uccidere Piersanti Mattarella? E chi è stato a ordinare e poi a eseguire
quel delitto, un delitto cosiddetto eccellente. Siamo all'inizio degli anni '80, siamo nel pieno di quel periodo che verrà chiamato la seconda grande guerra di mafia. La mafia Cosa Nostra ha già dichiarato guerra allo Stato da quel momento in avanti, ma già prima in realtà è iniziato l'assalto contro i poliziotti, i carabinieri, i magistrati. 3 anni dopo morirà Rocco Chinnici, il capo dell'ufficio istruzione. Poi sarà il turno di Montana, di Nenni Cassarà, il turno di Falcone, di Borsellino. Ma perché colpire Piersanti Mattarella? Perché colpire un politico? Perché colpire un uomo che in Sicilia è ben conosciuto. Allora forse bisogna vedere qualcosa di più in questa storia che mescola troppi fatti, troppe situazioni non chiare. Anche perché all'inizio delle indagini viene considerata una pista alternativa, quella del terrorismo, dell'eversione nera. Sono gli anni non solo della seconda guerra di mafia, ma anche gli anni appunto del terrorismo. Ci sono le Brigate Rosse che però sono in fase calante e ci sono i NAR, estrema destra, i fratelli Fioravanti, Ali Baba, Ali Brandi, Mambro, Cavallini, Ciavardini. È una destra spontaneista che attacca lo Stato rappresentato delle sue idee, le idee di questa destra spontaneista, dai suoi servitori. Tanti poliziotti e tanti carabinieri vengono uccisi o per procurarsi delle armi o semplicemente come atto di sfida. Va detto che alcuni gruppi neofascisti rivendicano l'uccisione di Mattarella subito dopo, eppure questa pista viene scartata. Si prende in considerazione invece la pista mafiosa. Ci sono diversi collaboratori di giustizia negli anni successivi che parlano con un magistrato, Giovanni Falcone, e iniziano a far luce sul perché Piersanti Mattarella doveva morire. Doveva morire perché non si era piegato alla logica mafiosa, perché si era ribellato a quel sistema molto intricato, quasi una ragnatela, di clientelismi tra la politica e i Mamma Santissima, tra i maggiorenti della DC e i boss. Piersanti Mattarella doveva pagare con la vita una ribellione. Con la sentenza numero 9 del 1995 vengono condannati all'ergastolo come mandanti i boss della cosiddetta cupola. Hanno ordinato loro l'uccisione di Piersanti Mattarella. Ma gli esecutori chi sono? Gli esecutori materiali, i killer, i sicari, quelli non vengono mai individuati con certezza. Eppure all'interno di tutto ciò, di queste indagini, resta sempre la pista nera, principalmente Valerio Fioravanti, che in quel periodo effettivamente è latitante. Viaggia molto Valerio Fioravanti in maniera quasi compulsiva, sempre sotto falsa identità. Si nasconde ora in Veneto, ora in Sicilia. Perché in Sicilia? Perché una delle ossessioni manifestate da Fioravanti e dai suoi è quella di liberare un prigioniero eccellente che è in carcere proprio lì, a Palermo. Pierluigi Concutelli, alias il comandante, l'uomo che nel 1976, lo abbiamo già visto in un altro video che trovate nel canale, aveva sparato, uccidendo il magistrato Vittorio Corsio. Per i giovani spontaneisti dei NAR, Concutelli è un mito vivente e fanno di tutto per provare a farlo evadere, di tutto al punto da mettersi prima d'accordo con i dirigenti di un'organizzazione neofascista terza posizione, il cui fondatore è Roberto Fiore, e poi litigare. Una lite tra camerati che non finisce bene. Fioravanti, Cavallini, Mambro decretano la condanna a morte di Ciccio Mangiameli, il tesoriere di terza posizione, che viene ucciso. Motivo? Si era appropriato di soldi che non erano suoi, ma non erano soldi semplicemente frutto di rapine da riciclare. Per quelli bastavano i rapporti di Fioravanti e dei suoi con la banda della Magliana. Erano soldi che dovevano essere destinati al progetto di evasione di Concutelli dal carcere. Mangiameli aveva tradito, Mangiameli doveva morire e Mangiameli muore. C'è anche un altro dettaglio. Quell'andatura carracolante che viene denunciata dalla vedova di Piersanti Mattarella, riferita proprio al killer. Un'andatura che è curiosamente simile a quella proprio di Valerio Fioravanti, che sia stato davvero lui a sparare, che sia stato davvero lui coinvolto in un delitto mafioso. E poi perché un terrorista neofascista dovrebbe collaborare con la mafia? Allora arriviamo con un robusto salto nel tempo. Agli ultimi mesi, circa un anno fa, vengono iscritti dalla Procura di Palermo nel registro degli indagati 2 uomini d'onore, Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. Sono ritenuti possibili esecutori materiali dell'omicidio. Sono entrambi ergastolani, stanno già scontando la pena per altri delitti. Questa scelta segna una mutazione importante dell'indagine. Dopo decenni in cui la pista mafiosa era stata accertata in astratto, cioè l'ordine calato dall'alto, ma non aveva mai trovato un vero elemento cardine per quello che riguardava l'esecuzione materiale del delitto. Il 24 ottobre 2025
storia di pochissimi mesi fa, l'indagine subisce una svolta clamorosa. Finisce agli arresti domiciliari un ex funzionario della squadra mobile di Palermo, Filippo Piritore, successivamente prefetto. L'accusa è molto grave, quella di depistaggio. La procura sostiene infatti che Piritore, fin dal 1980, mentì sul destino di un reperto chiave, un guanto di pelle rinvenuto nella Fiat 127 usata dai killer, e contribuì a disperdere le tracce raccolte, occultando così l'unica occasione reale di risalire agli assassini. Sempre secondo gli inquirenti, l'indagine originale, quella del 1980-81, fu pesantemente inquinata da elementi istituzionali, con l'obiettivo di impedire l'identificazione dei responsabili materiali. Le successive versioni di Piritore, che inizialmente aveva affermato di aver consegnato il guanto alla polizia scientifica e poi aveva detto di non aver mai visto quel guanto, sono risultate inconsistenti e non credibili per i magistrati. Si tratta di un progetto illecito di depistaggio. Ma non è finita qui. Infatti, anche se quella pista eversiva, quella sui neofascisti, non è mai stata del tutto archiviata perché diversi elementi restano ancora aperti, l'attenzione resta concentrata su un intreccio molto pericoloso: mafia, collusioni, interessi politici, pezzi deviati dello Stato, servitori infedeli, una sorta di rete oscura che potrebbe giustificare il motivo di una verità rimasta nascosta per decenni. Una verità che probabilmente non doveva emergere. Tra i primi a parlare del delitto Mattarella c'era stato Tommaso Buscetta, il boss dei Due Mondi, che poi boss non era, essendo semplicemente un soldato di Portanuova. Secondo Buscetta, la mafia non sopportava l'indipendenza di Mattarella, la viveva con fastidio, come un'intromissione. Già durante le rivelazioni di Buscetta, siamo alla metà degli anni '80, c'è quel famoso guanto di pelle, trovato nella 127, poi sparito nel nulla, chissà che fine ha fatto. L'inchiesta di Giovanni Falcone, che prosegue anche dopo la sua uccisione con l'attentato di Capaci, porta a una ricostruzione del clima in cui maturò il delitto Mattarella. Un clima che prevedeva una pianificazione ad altissimo livello, da parte addirittura della cosiddetta cupola, la commissione. Mattarella aveva osato sfidare Cosa Nostra sul piano peggiore, quello dei soldi. L'incubo di tutti i mafiosi non è il carcere, neanche quello più duro, è diventare poveri e non avere più nulla. Mattarella li aveva toccati proprio lì dove fa male. Gli stava togliendo l'acqua da bere, l'ossigeno da respirare, la possibilità di reinvestire i proventi delle attività illecite nell'urbanistica, negli appalti, facendo altri soldi. Ecco perché Mattarella doveva morire. I mandanti sono noti: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Francesco Madonia, i Corleonesi, sono stati loro. Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini entrano all'interno della questione Mattarella verso la fine degli anni '90. Vengono accusati di aver mentito, di non aver fornito gli alibi solidi, di essere forse loro la manovalanza segreta, ma vengono assolti perché non si trova la prova regina di tutto ciò. Rimane solo quel dubbio: per quale motivo andare a cercare i killer di Mattarella in ambienti completamente estranei a Cosa Nostra? Era solo una suggestione o c'era qualcosa di veritiero? Negli anni successivi il delitto Mattarella è stato quasi dimenticato, qualcosa che apparteneva al passato, un passato vecchio, polveroso, da voltar pagina. La Democrazia Cristiana? E chi se la ricorda più? È crollata da oltre 30 anni assieme a tutta la cosiddetta Prima Repubblica. I vecchi sistemi di potere in Sicilia, vecchi. La maggior parte di quelle persone sono morte o sono ormai al di fuori della politica. A che pro andare a rimestare vecchi fantasmi? Per un semplice motivo: perché la verità deve essere sempre scoperta. E allora ripartiamo da quel guanto, il guanto che sparisce. Un guanto che fra il 2021 e il 2023 torna all'attenzione degli inquirenti. Quel guanto che era stato consegnato dalla scientifica, poi smarrito chissà dove negli archivi, e infine mai visto da un allora giovane funzionario della mobile, poi prefetto, Filippo Piritore. È lui il cardine di questa nuova inchiesta. Un'inchiesta che si incentra su di lui e, come abbiamo detto, su Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese, entrambi killer storici di Cosa Nostra, entrambi coinvolti in omicidi eccellenti, entrambi presenti negli ambienti dove il delitto venne discusso. Quel depistaggio istituzionale contestato a Piritore non è un errore, una casualità, un qualcosa che può capitare, è un atto deliberato. In buona sostanza, qualcuno all'interno dei gangli dello Stato non voleva che si scoprisse chi ha premuto il grilletto quella mattina dell'Epifania del 1980. Ma perché? Tanto i mandanti si conoscono, perché non si deve dire, non si deve scoprire chi è stato a premere il grilletto? Cosa c'è davvero da nascondere? Sono passati 46 anni da quella mattina a Palermo. E cosa possiamo dire dopo 46 anni? Il mandante è conosciuto, Cosa Nostra, la cupola. I killer
Teoricamente sono Madonia e Lucchese, anche se qualcosa continua a non quadrare. La pista neofascista è stata inizialmente giudicata solida, poi è stata giudicata un depistaggio, un tentativo di mescolare le acque, però le ombre restano. Qualche pezzo dello Stato non ha voluto far chiarezza, non ha collaborato, non ha fatto il proprio dovere, ha fatto l'esatto contrario di quello che doveva fare. E il simbolo di tutto ciò è quel guanto sparito, uno dei tanti reperti che nelle inchieste più scottanti spariscono nel nulla all'interno degli archivi. Tutto ciò rende oggi, a 46 anni di distanza, quel delitto, il delitto di Piersanti Mattarella, un crimine politico-mafioso di enorme portata nazionale che chiede, impone che sia fatta chiarezza una volta per tutte. La vicenda di Piersanti Mattarella non è purtroppo solo un omicidio, è una storia complessa, è la storia di una Sicilia che voleva drammaticamente cambiare, è la storia di Cosa Nostra, che non voleva perdere terreno, non voleva perdere potere, non voleva perdere soldi. È purtroppo anche la storia di uno Stato in lotta con se stesso, uno Stato in cui c'erano dei servitori ligi al loro dovere, moralmente ineccepibili, persone da aiutare, da accompagnare, da applaudire, e poi c'erano altri servitori, completamente infedeli, che badavano ad altri interessi. Ma non è ancora finita l'inchiesta, perché c'è ancora molto da chiarire. Innanzitutto, chi è che ha ordinato quel depistaggio? È escluso che Piritore abbia fatto tutto da solo, come se fosse stato improvvisamente un momento di follia, come se fosse impazzito. Chi ha voluto depistare? E perché proteggere i killer? Quale verità non poteva essere detta riguardo all'identità di chi aveva premuto il grilletto? Che ruolo ebbero realmente i servizi che nel 1980 erano inquinati, infiltrati dalla P2, che li controllava, li manovrava? E quali interferenze c'erano? Quanto c'entrava la politica dell'epoca? Quanto le figure come Salvo Lima o come D'Acquisto, che venne eletto al posto di Mattarella alla regione, ebbero un ruolo in tutto ciò che accadde? Nell'isolamento innanzitutto di Piersanti Mattarella all'interno del suo partito, per non parlare delle future strategie della DC in Sicilia e non solo. Questa inchiesta che è partita da poco tempo e che sta così scavando in profondità, finalmente, dopo quasi mezzo secolo, potrebbe contribuire a riscrivere intere pagine della storia della nostra Repubblica. Sarebbe finalmente uno squarcio di sereno, quello che abbiamo lungamente atteso, e non solo per il delitto Mattarella. In Italia ci sono troppi fatti di sangue che ancora oggi non hanno piena giustizia. È passato tanto tempo, ma la sete di giustizia non si placa. Avremmo tutti noi, cittadini, diritto a sapere, a conoscere, a capire perché, chi, come, però dall'altra parte c'è sempre qualcuno che ha interesse a non farci capire, a non farci conoscere, a boicottare la verità. E allora vi pongo un'ultima domanda. Perché noi cittadini non dovremmo sapere? Provate a darvi una risposta. Io ci ho provato e non è stato piacevole.